Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vediamo come realizzare questo meraviglioso coprispalle all'uncinetto che in moltissime mi avete chiesto e è una lavorazione traforata molto bella che ricorda quasi un pizzo. La lavorazione è comunque semplicissima perché andremo a vedere che si basa sulla successione di alcuni giri che poi a ripetizione danno appunto questa meravigliosa traforatura di pizzo. Come adesso andremo a vedere attraverso uno schema, il coprispalle non è altro che un rettangolo eseguito, lavorato partendo dal centro, quindi viene costruito sulla parte laterale della schiena e quindi viene lavorato un rettangolo una volta in questo senso e poi viene girato il lavoro. Una volta ottenuto un rettangolo viene girato il lavoro e sempre appunto dalla parte che poi sarà quella della schiena viene lavorato l'altro pezzo di rettangolo in questo modo. Poi ad un certo punto il rettangolo, una volta completato, si uniscono le due parti che verranno a formare appunto le maniche. In questo modo vedete verrà lasciata aperta la parte centrale, che è quella appunto dove noi andremo a indossare, andremo ad infilare le braccia in questo modo. Questi sono i polsini, quindi questa è tutta la manica. Poi c'è appunto l'apertura che andrà a coprire la schiena e nuovamente questa è la metà dove si partirà la lavorazione, quindi verrà lavorata a specchio prima da una parte e poi dall'altra, e poi quest'altra appunto è l'altra manica e il polsino. Allora, per il polsino io ho operato in due modi. Allora, questo l'ho fatto a coste cioè con i ferri con un punto a coste, però tranquillamente vi farò vedere io quello all'uncinetto. Vedete, io l'ho lavorato sia in panna questo coprispalle perché mi è piaciuto talmente tanto che l'ho lavorato in panna, l'ho lavorato nel colore bordeaux e l'ho lavorato anche in grigio canna di fucile, perché li uso tantissimo nella mezza stagione, sia sopra ai vestitini sia anche d'inverno. Nonostante la traforatura comunque non passa il freddo, la lana è caldissima perché è una lana 100% alpaca, quindi vi assicuro che tiene molto caldo, e indossato è una nuvola di morbidezza perché questa lana di alpaca è molto morbida e scalda tantissimo. Allora, per questo appunto bordeaux l'ho lavorato con il polsino all'uncinetto appunto a coste, che è quello appunto che vi farò vedere in questo tutorial. Questa è la lavorazione del coprispalle bordeaux, vedete, che ho fatto sempre nello stesso modo, solo che appunto li ho differenziati questi coprispalle perché uno l'ho reso più elegante lavorando questo bordo che ha questa ricciatura. A me piace moltissimo e ho fatto appunto questo bordo che arricchisce questo coprispalle e gli dà un tocco di eleganza in più, mentre per questo ho fatto semplicemente un bordo appunto a coste, quindi viene un attimino più semplice, più portabile da tutti i giorni, meno impegnativo. Quindi poi voi potete decidere le due varianti, quale delle due varianti vi piace di più appunto portare. Quindi comunque la lavorazione è sempre la stessa. Per la lavorazione di questo coprispalle ci servirà semplicemente un uncinetto. Io ho usato quello del numero 3,5, quindi il filato è abbastanza sottile, però io ho voluto rendere la lavorazione morbida usando non un uncinetto del 3 ma un uncinetto leggermente più grande, per appunto gonfiare un attimino la lavorazione e renderla ancora più morbida. Poi una forbice e un ago da lana per nascondere i fili. Come filati io ho utilizzato per il panna questo filato di alpaca che come vedete è una meraviglia a dir poco, e è stramorbido, è baby alpaca, è un filato sottile e leggermente pelosetto, e ho usato l'alpaca del marchio Drop. Mentre per questo bordeaux
ho usato sempre questo filato di 100% alpaca. Io ho usato questo, il Valparaiso di Silke by Arvier, vedete 100% baby alpaca. È un filato che pesa 50, tutti e due appunto sono matasse da 50 grammi e hanno una resa molto importante, perché 50 grammi, questo è lungo 180 metri. Questa gradazione tra l'altro mi piace moltissimo perché è un rosso bordeaux che è leggermente melangiato a questa sfumatura a tratti un po' più scura, a tratti un po' più chiara, e come vedete la morbidezza è indescrivibile. E comunque il filato di alpaca è una garanzia, perché il calore è assicurato, tiene veramente tanto caldo. Vediamo ora come costruire, come prendere le misure per poterlo adattare alla nostra taglia, alla nostra corporatura. Allora, innanzitutto partite misurando la circonferenza della parte più larga del vostro braccio, che è quindi la parte che si trova diciamo nella parte più alta del braccio, quella che si trova vicino all'ascella, perché appunto è quella che ha la circonferenza più ampia. Misurate con il metro questa circonferenza qui. Allora, io ho una circonferenza, ho realizzato appunto una taglia S, ho una circonferenza di 28 cm. Vi spiego un attimo. Ho realizzato appunto il coprispalle effettuando un rettangolo. Ho iniziato la lavorazione partendo da questa parte qui, che è la parte che si verrà a trovare dietro la schiena. Il coprispalle si lavora in due rettangoli. Si parte quindi da questo punto montando le nostre catenelle e poi mano a mano lavorando appunto il punto dal basso verso l'altro fino ad arrivare nella parte appunto dove poi andremo a costruire il polsino. Una volta ottenuto questo rettangolo vado a girare il mio lavoro e riparto costruendo il mio punto fantasia e lavorando quest'altra metà, ottenendo quindi questo rettangolone grande che misura di lunghezza 134 cm, quindi tutta la mia apertura delle braccia misura 134 cm, quindi voi poi dovete vedere se va bene e se riuscite ad adattarlo. Con il polsino naturalmente, tenendo conto del polsino, perché tutta l'apertura completa è di 150 cm, quindi 1,5 m totale. Perciò il rettangolo 134 cm, poi dovete tenere conto dei due polsini per parte, in totale 150 cm. Per la circonferenza mia del braccio, che è di 28 cm, mettiamo 28-30, io ho lavorato un rettangolo di una base di 24 cm, quindi ho montato delle catenelle per lavorare un rettangolo di 24 cm. Perché poi a questo rettangolo intorno noi andiamo ad aggiungere anche il bordo, quindi con il bordo ovviamente la lavorazione verrà appunto più grande. Tenete presente che il punto fantasia è traforato e quindi poi diventa elastica la lavorazione, perciò si adatta intorno al vostro braccio molto bene. Quindi fate un po' voi la valutazione, anche se vi piace portarlo aderente. Quindi per la mia circonferenza, che è un 28-30 cm, io ho fatto una base di 24, perché poi la lavorazione leggermente cede più, poi si costruisce intorno anche la bordura, e in questa maniera io lo porto diciamo aderente, ma non stretto, aderente morbido. E basta. Quindi ho utilizzato per la lavorazione di quello panna 170 grammi di filato, quindi 3 gomitoli da 50 grammi più ho iniziato un quarto gomitolo. Per quello invece bordeaux ne ho usati 160 grammi, 10 cm in meno, perché ovviamente avendo fatto un bordo più semplice ho consumato meno filato.
gomitolo, quindi in tutto dovrete comprare comunque 4 gomitoli da 50 grammi, sia che facciate una taglia S, questo va bene tranquillamente per una taglia SM, sia che facciate una taglia più grande, perché se fate anche una taglia più grande vi bastano sicuramente 4 gomitoli, perché io del quarto ne ho soltanto proprio iniziato. Una volta che avete costruito questo rettangolo lungo 1,5 m, allora che avremo appunto fatto il nostro punto fantasia e i nostri polsini, prima di fare il bordo andremo a cucire, ad unire quindi le due metà, a piegarle così e a cucire questi due pezzettini. Io ho fatto una cucitura dal polsino fino a qui, che poi appunto lascio lo spazio per lo scollo, e ho cucito circa 44 centimetri, quindi dal polsino in poi ho lasciato appunto la parte in mezzo, perché vedete il rettangolo, poi questo sarà il polsino, dovremo unire queste due parti insieme, quindi andremo a cucire dal polsino alla manica per 44 centimetri. Dopodiché qui verrà appunto l'apertura per infilare, qui ci sarà la schiena, questa sarà appunto l'apertura, andremo a cucire l'altra manica, il nostro polsino, per altri 44 centimetri. Poi valuterete voi, anche provandolo, se vi serve appunto questa misura di cucitura, o se ne volete fare meno, se ne volete fare di più. Quindi mano a mano poi che lo cucite ve lo provate un attimo, e prima di chiuderlo valutate se va bene. Una volta che abbiamo cucito quindi le nostre maniche e il nostro polsino, andremo ad operare lavorando tutto intorno il nostro bordo, che decideremo se sarà semplicemente fatto semplice come quello Bordeaux, quindi di bordo a coste, come questo, oppure se voglio renderlo, impreziosirlo, renderlo più elegante, lavorando questa bellissima bordura. Quindi, detto questo, andiamo a vedere come montare le nostre catenelle e andiamo a iniziare a lavorare il nostro meraviglioso punto fantasia. Il punto fantasia che andremo a lavorare è un multiplo di 10. Io per la parte iniziale della base ho montato 60 catenelle e ho ottenuto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 motivi. Quindi ho montato 60 catenelle, voi fate la vostra valutazione. 60 catenelle per circa un 24, poi 24-25 centimetri di base. Fate la valutazione appunto prendendo le vostre misure della circonferenza del vostro braccio e valutate appunto quante catenelle montare, ovviamente tenendo conto che il motivo è multiplo di 10. Con l'uncinetto del numero 3,5 io ho montato 60 catenelle e il consiglio che io vi do, perché poi magari le catenelle potreste magari fare l'errore di contare male o potrebbero non bastarvi nel prendere le misure per valutare, montatene sempre un 10-15 in più, che magari vi potrebbero servire. Quelle che vi avanzano, ovviamente tagliate semplicemente la codina e poi andate a sfilare, facendo attenzione appunto che non si disfi il lavoro, andate a disfare il pezzettino che vi avanza, in modo che abbiate delle catenelle sufficienti e che non vi vengano a mancare. Quindi montate le catenelle di base multiple di 10 che vi servono appunto per creare la vostra base necessaria appunto per la lavorazione. Montate le nostre catenelle di base, lavoratele in modo morbido, mi raccomando, vi alzate con una catenella e nella prima catenella di base andate a fare una maglia bassa. Nella successiva catenella andate a fare un'altra maglia bassa. Poi vi alzate con 3 catenelle, quindi 1, 2
e 3 catenelle. Saltate 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3 e nella quarta fate una maglia alta, 2 catenelle di separazione e una maglia alta. Sempre all'interno dello stesso spazio, quindi formando un punto V. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Saltate 3 spazi di base, quindi 3 catenelle di base, 1, 2, 3, nel quarto fate una maglia bassa, nel successivo spazio una maglia bassa e nel successivo un'altra maglia bassa, quindi 3 maglie basse consecutive. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, saltate 1, 2, 3 catenelle di base, nel quarto spazio fate una maglia alta, 2 catenelle di separazione e sempre all'interno dello stesso spazio una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, saltate 1, 2, 3 catenelle di base e nella quarta fate una maglia bassa, nella successiva un'altra maglia bassa e nella successiva ancora un'altra maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, saltate 1, 2, 3 catenelle di base e nel quarto spazio fate una maglia alta, 3 catenelle di separazione e fate nel quarto spazio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio una maglia alta. Quindi proseguite così per tutto il vostro giro con questa sequenza. Terminata appunto la vostra riga, vi troverete con appunto l'ultimo punto V effettuato, fate 3 catenelle di separazione, saltate 1, 2, 3 catenelle e nella quarta fate una maglia bassa e concludete appunto la vostra base con una seconda maglia bassa. Vedete che in questo caso avanza questa codina, che ammettiamo che io abbia montato delle catenelle in più, appunto perché magari non avevate voglia di fare i conti o per paura di sbagliare, quindi io non faccio altro che tagliare la mia codina in questo modo e piano piano, poi magari lo fate alla fine del lavoro, piano piano appunto vado a sfilare i fili che non mi interessano, in modo da posizionarmi poi fino alla base appunto del mio motivo, e vado appunto a passare i fili e a nascondere i fili, piano piano appunto mi sfilo quindi questa codina. Arrivati appunto alla fine della nostra base, mi alzo con una catenella e ne conto altre 4, 1, 2, 3 e 4, quindi in totale di 5 catenelle. Giro il mio lavoro e all'interno di questo appunto primo archetto vado a costruire 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi vado a costruirmi questo ventaglio di 5 maglie alte. Poi faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e dove ho fatto prima le 3 maglie basse, in quella centrale, quindi nella seconda, faccio una maglia bassa, in questo modo. Faccio 1, 2, 3, mi alzo con 4 catenelle, quindi una all'inizio un po'
3, 4 catenelle. All'inizio è un po' scivoloso il lavoro perché appunto si fa fatica appunto a tenere sulla base, quindi 4 catenelle, e all'interno dell'archetto successivo vado a costruire le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e successivamente, dove ho le mie 3 maglie basse consecutive, in mezzo, in quella centrale, quindi nella seconda, faccio una maglia bassa e procedo così per tutto il mio giro, alternando appunto queste 4 catenelle, le 5 maglie alte sopra l'archetto, 4 catenelle e la maglia bassa, posizionandola appunto nella centrale, nella seconda delle 3 maglie basse del giro precedente. Procedo così per tutta la mia base. Mi trovo alla fine del giro dove farò le mie ultime 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado a fare nell'archetto le mie ultime 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una, 2, 3, 4 catenelle e faccio una maglia bassa sopra l'ultima delle maglie basse che ho effettuato per chiudere appunto il mio giro. Ora mi alzo con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Giro il mio lavoro e dove ho le mie 5 maglie alte del giro precedente vado a fare su ognuna una maglia bassa, quindi una maglia bassa sulla prima, una maglia bassa sulla seconda, qui, una maglia bassa sulla terza, una maglia bassa sulla quarta e una maglia bassa sulla quinta. Quindi ho fatto una maglia bassa sopra ogni maglia alta che avevo prima di base. Faccio 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle, passo direttamente nel ventaglio delle 5 maglie alte e vado a fare sopra ad ognuna una maglia bassa, quindi una maglia bassa, una seconda maglia bassa, terza maglia bassa, quarta maglia bassa e quinta maglia bassa. Di nuovo le 7 catenelle di separazione, 1, 2, 3, mi si incastra il lavoro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Passo nel ventaglio successivo e faccio le mie 5 maglie basse consecutive. Quindi per tutto questo giro opero così, facendo 5 maglie basse sopra alle 5 maglie alte del giro precedente e 7 catenelle di separazione, e vedete che il nostro punto fantasia un po' alla volta inizia a prendere forma. Alla fine del mio giro, completate le mie 5 maglie basse consecutive, faccio 2 catenelle di separazione e sopra alla maglia bassa finale del giro precedente faccio una maglia alta. In questo modo ho completato e chiuso il giro. Dopodiché mi alzo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Giro il mio lavoro e nella stessa maglia bassa di base vado a fare una maglia alta.
quindi formando questo triangolino qui. Dopodiché faccio 1, 2, 3 catenelle, dove ho le 5 maglie basse del giro precedente, salto la prima, vado nella seconda e faccio 3 maglie basse consecutive, quindi 1, 2 e 3. Quindi ho fatto 3 maglie basse escludendo delle 5 la prima iniziale e quella finale. Ora faccio 3 catenelle di separazione e nella maglia centrale delle 7, quindi nella prima, seconda, terza e quarta, quindi all'interno del centro di questo archetto, faccio una maglia alta puntando l'uncinetto nella quarta delle maglie, 2 catenelle di separazione e rientro sempre all'interno della quarta maglia centrale e faccio un'altra maglia alta. Sono praticamente andata a crearmi questo archetto. Poi faccio 3 catenelle di separazione e vado in quello che era il gruppo delle 5 maglie basse che ho fatto nel giro precedente, salto la prima, nella seconda faccio una maglia bassa, nella successiva un'altra maglia bassa e nella successiva ancora un'altra maglia bassa. Quindi sono andata ad alternarmi 3 maglie basse, 3 catenelle di separazione, ho fatto all'interno dello stesso punto, quindi nella quarta delle maglie centrali, ho fatto una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta, 3 catenelle e ho saltato nel gruppo delle 5 maglie basse sottostanti, ho saltato la prima e ho fatto una maglia bassa, una seconda maglia bassa ed una terza maglia bassa. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, vado al centro di questo archetto di catenelle, quindi nella quarta, 1, 2, 3, 4, nella quarta punto l'uncinetto e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta, quindi ho formato il mio punto V. 3 catenelle di separazione, salto la prima del gruppo delle 5 maglie basse, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, nella successiva un'altra maglia bassa e nella successiva ancora un'altra maglia bassa, quindi ho fatto 3 maglie basse consecutive. Sono arrivata così alla fine del mio giro e quindi faccio le ultime mie 3 catenelle ed ora qui alla fine mi vado a puntare l'uncinetto sulla terza, 1, 2, 3, sulla terza maglia, facendo una maglia alta, una catenella di separazione e all'interno dello stesso punto faccio un'altra maglia alta. Quindi ho creato un altro archetto. A questo punto mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. All'interno di questo archetto che ho appena creato vado a farmi 2 maglie alte, quindi una maglia alta e un'altra maglia alta. Ora faccio 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4 e all'interno della terza maglia bassa, quindi prima ho fatto 3 maglie basse consecutive, nella centrale, quindi nella seconda, vado a fare una maglia bassa in questo modo. Mi alzo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto che trovo di base successivo e faccio 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4.
passo nel gruppetto di base delle 3 maglie basse consecutive, nella centrale, quindi nella seconda, faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto che trovo successivo e faccio le mie 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. 4 catenelle di separazione. Nel gruppo successivo delle 3 maglie di base, in quella centrale, quindi nella seconda, faccio una maglia bassa. Quindi procedo per tutto il mio giro alternando 4 catenelle di separazione, faccio le 5 maglie alte sopra all'archetto, 4 catenelle di separazione e la maglia bassa all'interno della seconda del gruppo delle 3 maglie basse che mi trovo del giro precedente. Terminato il mio giro, farò le mie ultime 1, 2, 3, le mie ultime 4 catenelle. In questo modo vado appunto nell'archetto che ho creato all'inizio, in questo qui, e faccio all'interno 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. In questo modo mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro nella maglia, quella centrale alta, faccio una maglia bassa e poi nella successiva faccio una maglia bassa. Quindi mi sono alzata con una catenella, ho fatto una maglia bassa e una maglia bassa. Ora faccio 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado direttamente nel gruppo delle 5 maglie alte che ho eseguito in questo arco e faccio una maglia bassa sopra ogni maglia alta di base eseguita. Quindi sotto alle 5 maglie alte sottostanti, sopra ad ognuna vado a fare una maglia bassa. E quindi sto ripetendo di nuovo questo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto tutta questa fascia, vado dove ho le 5 maglie alte del gruppo sottostante, faccio una maglia bassa. Sopra ogni maglia sottostante, quindi sotto le 5 maglie alte, per ognuna faccio una maglia bassa per un totale di 5 maglie basse. E quindi alterno tutto questo giro facendo 7 catenelle e 5 maglie basse sopra le 5 maglie alte del gruppo sottostante. Effettuate le ultime mie 7 catenelle, vado a fare una maglia bassa sopra le 3 maglie alte che mi trovo finali sottostanti, quindi 1, 2 e 3. Quindi tutto questo motivo di punto fantasia non è altro che il susseguirsi di questi 6 giri che abbiamo appena visto. La sequenza appunto di questi 6 giri viene a formare appunto questa traforatura molto bella. Adesso continuiamo, vi faccio vedere un altro pezzettino assieme. Quindi vi alzate con una catenella, girate il vostro lavoro, nella maglia bassa successiva fate una maglia bassa, in questo modo. Adesso fate 3 catenelle di separazione, dove avete appunto le 7 catenelle sottostanti, puntate filo sull'uncinetto, puntate sulla 1, 2, 3 sulla quarta catenella e fate una maglia alta,
2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio fate una maglia alta. Quindi andiamo a ricominciare di nuovo quello che era il primo giro. Vedete, lo schema è questo, se andate meglio a lavorare con lo schema, magari ve lo pubblico sulla mia pagina di Facebook, e non è altro che la ripetizione susseguirsi di questi giri, quindi sono 1, 2 e 3 giri che poi ovviamente vanno a sfarsati. Il primo modulo è questo pezzo qui che è dato da questi primi 6 giri, ma la sequenza è sempre la stessa, 1, 2, 3 giri, 1, 2 e 3 giri. In un modulo di 6 perché appunto i motivi poi andranno a sfarsarsi, e questa appunto successione di catenelle, maglie basse e maglie alte creano questo motivo di lavorazione. Ora voi dovete lavorare questo primo pezzo, questo primo modulo di rettangolo per la lunghezza appunto desiderata. Io sono partita appunto dalla metà, che sarà appunto quella che poi in verticale sarà la nostra schiena, vi faccio vedere in questo modo, e dovrete andare a lavorare questo primo rettangolo. Io ho lavorato appunto il rettangolo per circa 67 centimetri, che non è altro appunto che questo che vi ho fatto vedere nello schema. Sono partita da qui, ho lavorato il rettangolo per 67 centimetri, che è la metà dei 134, ho girato il mio lavoro, ho lavorato altri 67 centimetri per un totale di 134 e poi sono andata ad attaccarmi i 2 polsini. Quindi significa che una volta lavorato tutto il mio rettangolo della prima metà, diciamo, che va dalla schiena alla fine del braccio, che arriva fino al polsino, io ho preso il mio lavoro, mi sono riagganciata con il filo qui e sono ripartita a lavorare a specchio il mio punto fantasia, perché se si lavora soltanto da un lato la lavorazione prende soltanto il verso di un senso, invece così viene speculare molto più bella, vedete. Questo è il centro, quindi la lavorazione. Io sono partita da qui, da questo che è la mia metà, e quindi ho lavorato prima da una parte e poi quando ho creato i miei 67 cm di lavorazione ho ripreso a lavorare in modo speculare il punto, quindi dandogli un senso a specchio che viene molto bello. Una volta che voi avete lavorato tutto il vostro pannello, quindi sia di un lato che nell'altro, non fate altro che prendere il rettangolo, piegarlo a metà, vedete, in questo modo, e dovete andare a cucire questa parte, la parte che andrà a combaciare o con ago e filo. Io l'ho fatto con un punto di maglia bassissima, quindi l'ho cucito con l'uncinetto ed ho cucito per ogni braccio 44 cm circa, vedete, quindi sono circa un 44 cm di cucitura. Poi ovviamente voi fate una prova, magari cucite una prima parte, imbastite e poi vedete come vi va. Ovviamente poi il polsino, cioè il lavoro finirà qui e voi dovrete completare lavorando appunto la parte con il polsino, che io in questo caso ho lavorato ai ferri perché in questo mi piaceva, così ho fatto una prova. Però noi adesso andremo a vedere la lavorazione come si esegue appunto a coste. Comunque è molto molto bella. Una volta che avete appunto effettuato le vostre cuciture e vi rimarrà il polsino da costruire, dovete operare in questo modo, quindi il polsino è chiuso in tondo. Naturalmente se lo misurate intorno al vostro polso vedrete che la circonferenza è più larga rispetto al vostro polso. Dovrete effettuare ora un paio di giri di maglie alte in modo di andare a restringere il polsino, che vedete la larghezza
è più ampia di quella del polso, quindi noi dobbiamo andare a stringere anche in questo caso in quello bordeaux. Ovviamente la larghezza del braccio è abbastanza ampia e noi dobbiamo andare a restringere, e lo faremo effettuando 2 giri di maglie basse e di maglie alte, scusate, dove andremo a fare delle diminuzioni. Il secondo e ultimo giro di maglie alte dovrà essere di numero pari, perché poi per andare a effettuare il punto coste noi dobbiamo avere un numero di maglie pari. Allora, una volta appunto che abbiamo terminato e cucito il pezzo del rettangolo, per esempio io sono finita con la lavorazione, ho finito la lavorazione con questo giro, ci alziamo e andiamo a lavorare adesso in tondo, ci alziamo con 3 maglie, 1, 2, 3, e andiamo ad effettuare tutto intorno al nostro polsino delle maglie alte, effettuando già delle diminuzioni. Quindi passo intorno all'archetto, tanto questo qui che è piccolino, faccio 2 maglie alte. Poi dove qui ho il gruppo delle 5 maglie basse consecutive, posso fare così, entro e faccio una maglia bassa, una maglia alta non chiusa, nella seconda una maglia alta non chiusa e poi chiudo le maglie insieme. Qui ho già effettuato una diminuzione, una maglia alta nella successiva, poi faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e chiudo tutte e 2 insieme le maglie. Qui ho fatto un'altra diminuzione e ho ristretto. Qui ho il gruppo delle 7 catenelle, passo intorno all'arco di catenella, posso fare una maglia alta, poi faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutte e 2 le maglie insieme e ho fatto una diminuzione, una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa e ho fatto un'altra diminuzione. Quindi vado a restringere il mio polsino in questo modo. Passo nel gruppo delle 5 maglie alte, qui posso fare anche lo stesso per non lasciare un buco, posso fare una maglia alta, passo nel gruppo delle 5 maglie basse consecutive e faccio una maglia alta non chiusa, nella successiva una maglia alta non chiusa, chiudo tutte le maglie insieme e ho fatto così una diminuzione. Poi posso fare una maglia alta e riprendo a fare una maglia alta non chiusa, passo nello spazietto dell'arco successivo una maglia alta non chiusa e chiudo assieme. Quindi a occhio provo a distribuire delle maglie alte con delle diminuzioni in modo da restringere il polsino. Io vi dico che per 2 giri consecutivi questo, quindi magari provate a fare un primo giro dove non andrete a fare troppe diminuzioni e poi un secondo giro dove andate ad aggiustare e fate in modo di trovarvi con un numero di maglie pari. Io alla fine, prima di iniziare il punto coste, mi sono ritrovata, giusto per darvi un numero di maglie, mi sono trovata con 36 maglie alte, da cui appunto queste 36 maglie sono state la base di partenza per poi lavorare sul punto coste. E vi faccio vedere indossato. Il consiglio che vi do è quello di tenervi non strettissime, ma insomma abbastanza strette, perché poi comunque infilandola questa lavorazione un pochino tende a cedere. Deve essere non stretta, ci passano, vedete, 2 dita, però comunque deve essere bella aderente, perché altrimenti non è bella se poi indossandolo nel tempo la lavorazione si allarga. Alla fine del giro, quando avete appunto completato con le vostre maglie alte e le vostre diminuzioni, chiudete il cerchio con una maglia bassissima in questo modo. Vi alzate con 3 catenelle, 1, 2, 3 e riprendete nuovamente il giro, un secondo giro se avete bisogno di effettuare altre diminuzioni, quindi andrete a misurare la circonferenza del vostro polso e effettuate un altro giro di maglie alte se vedete che questo giro è ancora largo, non vi stringe bene intorno al polso, ed effettuate un altro giro di diminuzioni.
Io per il mio polsino ho ottenuto nel secondo giro 36 maglie alte, così vi do una misura indicativa se per caso avete usato lo stesso filato ed avete un polso sottile. Io ho un polso parecchio sottile, quindi comunque vi consiglio di misurare la circonferenza. Adesso andiamo a vedere, appunto, dopo il secondo giro di maglie alte che avete effettuato, come operare per fare questo punto a coste. Completato anche il secondo giro di maglie alte, chiudo il cerchio con una maglia, chiudo il giro con una maglia bassissima, agganciandomi appunto alla la terza catenella della prima maglia alta effettuata. Ora inizio il punto a coste. Mi alzo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto. Quando incontro la maglia alta successiva, prendo l'uncinetto e lo passo in questo modo. Ovviamente pesco prima il filo e passo l'uncinetto qui dentro e faccio una maglia alta lavorata, quindi in costa davanti, in questo modo. Filo sull'uncinetto, la maglia alta che incontro successivamente. Di solito le maglie si lavorano sempre sopra qui, invece qui per appunto fare il punto in coste devo lavorare una maglia in costa davanti e una maglia in costa dietro, quindi la successiva maglia la lavoro pescando il filo passando da dietro, in questo modo, filo sull'uncinetto, scavalco la maglia, prendo il filo e lo passo sotto e lavoro la mia maglia alta. Per la maglia alta successiva la lavoro in costa davanti, quindi entro qui davanti alla maglia alta che mi trovo successiva e lavoro la mia maglia alta in costa. La prossima maglia alta che incontro, prendo il filo, passo, scavalco sotto alla maglia alta, passo il filo e lavoro la maglia in costa in questo modo. La prossima maglia alta la lavoro in costa davanti, la successiva maglia alta la lavoro in costa dietro. E quindi creo questo effetto. Lavoro per tutto il giro di maglie alte che ho sottostanti di numero pari una maglia in costa davanti e una maglia in costa dietro lungo tutta la circonferenza del mio polsino, in questo modo. Una maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro. Proseguo così la lavorazione. Alla fine del mio giro chiudo come al solito con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3. Mi trovo subito a dover fare la mia maglia in costa davanti perché la vedo, è questa in rilievo, in evidenza. Quindi faccio una maglia in costa davanti e la successiva maglia la vedo perché è presa dietro, non è in rilievo, faccio la maglia in costa dietro e procedo nuovamente così. Qui c'è la costa davanti, procedo così per tutta la mia lavorazione con lo stesso procedimento e quindi proseguo così nell'effettuare questi giri per 8 centimetri. Il susseguirsi appunto di questi punti, vedete come la costa viene evidenziata, creano questo polsino che simula proprio la lavorazione delle coste lavorate a ferri. Quindi proseguite così con questa lavorazione per 8 centimetri. Una volta terminato il mio polsino, quindi una volta effettuato il mio polsino, devo procedere nella stessa maniera lungo tutto la circonferenza di quello che è il bordo, quindi del mio coprispalle. Quindi questo, devo andare a lavorare la circonferenza del mio coprispalle
sempre effettuando 2 giri di maglie basse, come abbiamo visto proprio allo stesso modo che abbiamo visto per il polsino, quindi effettuando 2 giri di maglie basse dove andrò a fare delle diminuzioni perché dovrò un po' andare a restringere questa circonferenza, e poi vado a farmi 3 giri di punto costa. Allora ci sono due modi. Se volete terminare il coprispalle come questo bordeaux, non fate altro che fare un bordino di punti costa intorno alla circonferenza. Io ho lavorato, allora prima ho fatto 2 giri di maglie alte con le diminuzioni e poi ho lavorato un bordino di 4 cm a punto costa e l'ho terminato semplicemente così lungo tutta la mia circonferenza del coprispalle, vedete. Se invece volete appunto dare al coprispalle un effetto elegante come questo che ho effettuato in panna, fate 2 giri di maglie alte, fate 3 giri di punto costa, sempre per un totale, vediamo, di circa questo bordino 3-4 cm. Dopodiché, una volta effettuato la vostra bordura, andiamo a vedere come realizzare questa splendida bordura arricciata che dà un tocco di raffinatezza e di eleganza a questo coprispalle. Andiamo a vedere come si realizza. Supponiamo che questa, che io uso come campionatura, sia la mia circonferenza del coprispalle, quindi vi faccio vedere, perché io l'ho già eseguita naturalmente, quindi ve lo faccio vedere su una campionatura. Supponiamo che questa sia la mia circonferenza del coprispalle e io abbia finito di eseguire la seconda riga di maglie alte. Mi alzo con una catenella, poi faccio 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e nella quinta effettuo una maglia bassa. Mi alzo con 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle di base, quindi 1, 2, 3 e 4, nella quarta effettuo un'altra maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, conto 1, 2, 3, 4 catenelle di base, nella quarta faccio una maglia bassa. Quindi proseguo così per tutto il mio giro, effettuando 5 catenelle, salto 3 spazi di base, nel quarto effettuo una maglia bassa e vado intorno alla circonferenza a formarmi questi occhielli. Alla fine del nostro giro 1, 2, 3, 4, 5, effettuate le mie ultime 5 catenelle, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella di base effettuata, quindi in questo modo. Ora con una maglia bassissima mi sposto intorno all'arco, al mio primo archetto con una maglia bassissima, mi alzo con 1, 2, 3 e 4 ed ora 2 volte il filo sull'uncinetto vado a fare all'interno di questo archetto 4 maglie alte doppie, quindi una maglia alta doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto, una seconda maglia alta doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro sempre all'interno dello stesso arco e faccio un'altra maglia alta doppia. Quindi in totale con le 4 catenelle con cui mi sono alzata ho 1, 2, 3, 4 e l'ultima 5. Ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Passo all'interno dell'archetto successivo, quindi di questo archetto qui, faccio altre 5 maglie alte doppie, quindi una, 2 volte filo sull'uncinetto, la seconda maglia alta doppia, 3, 4, 2 volte il filo sull'uncinetto e la mia quinta maglia alta doppia.
in questo modo. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5 e riparto entrando nell'archetto successivo e quindi vado a ricominciare. Proseguo così quindi per tutto il giro facendo 5 maglie alte doppie all'interno di ogni archetto alternate con 5 catenelle di spaziatura, quindi alterno questo motivo: 5 maglie alte doppie, 5 catenelle, 5 maglie alte doppie all'interno dell'archetto. Proseguo così lungo tutto il mio giro. Terminato il mio giro ed effettuate le mie ultime 5 maglie alte doppie e le mie ultime catenelle, 5 catenelle, chiudo con una maglia bassissima nella prima, seconda, terza, quarta catenella della prima maglia alta doppia effettuata. Mi alzo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 ed effettuo una maglia alta doppia per ogni maglia alta doppia sottostante, quindi una maglia alta doppia qui sopra la seconda, una terza maglia alta doppia, una quarta maglia alta doppia e una quinta maglia alta doppia. Dopodiché faccio 6 catenelle di separazione, questa volta non più 5 ma ne faccio 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare 5 maglie alte doppie sopra alle 5 maglie alte doppie sottostanti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio di nuovo le mie 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle di separazione e riparto. Quindi alterno tutto il giro facendo 6 catenelle di separazione e 5 maglie alte doppie sopra le 5 maglie alte doppie sottostanti. Continuo così per tutto il giro e chiudo con una maglia bassissima. Alla fine il risultato di tutto il contorno del bordo sarà questo. Quindi la lavorazione che uscirà sarà questa bellissima arricciatura, perché poi al bordo appunto viene tutto arricciato e questo è l'effetto finale che che risulta praticamente, che è veramente molto molto bello. Quindi io parlo di arricciatura, è un'arricciatura naturalmente finale, cioè che si crea naturalmente, che viene data appunto dall'aumento del numero delle catenelle che appunto facciamo di spaziatura, e quindi crea questo effetto un po' ondulato che a me piace veramente molto. Abbiamo quindi visto come realizzare questi due splendidi coprispalle che sono formati entrambi dallo stesso motivo di punto fantasia, come avete visto. Quindi tutti e due hanno lo stesso punto traforato, soltanto che li abbiamo resi diversi, uno più portabile da tutti i giorni perché appunto l'abbiamo concluso con un bordo di punto coste, nell'altro invece abbiamo fatto un bordo per rendere appunto il capo un attimino più elegante. Ora sta a voi decidere come realizzare questo coprispalle in base all'utilizzo che ne dovrete fare, se abbinarlo appunto a un abito elegante. Questo è un lavoro che potete naturalmente fare non soltanto con l'alpaca, ma potete scegliere di farlo con qualsiasi altro tipo di filato. Io vi consiglio come sempre di usare per questa lavorazione un filato piuttosto sottile da lavorare con il 3,5 o anche con un uncinetto più piccolo, e quindi potete sbizzarrirvi veramente anche con filati, con paillette, filati luminosi, a seconda se dovete
potete realizzarvelo per indossarlo in giornate speciali, per eventi, matrimoni, oppure semplicemente invece per portarlo tutti i giorni come proprio coprispalle sopra una maglia. E quindi potete decidere voi anche se farlo in cotone, in lana merino, veramente qui avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo nuovo progetto. Questo è il risultato finale del coprispalle che abbiamo visto, come realizzare. Io spero che questo tipo appunto di coprispalle vi sia piaciuto, che lo possiate realizzare, magari indossare appunto per le vostre occasioni, e spero di esservi stata di spunto per realizzare un progetto utile. Naturalmente, se il progetto vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un like ed anche un commento su che cosa ne pensate. Non dimenticatevi di seguirmi nella mia pagina di Facebook o Instagram, e che dire, ci vediamo al prossimo video tutorial. Un bacione, ciao a tutti, ciao ciao!